Quindi io mi aspetto una Aprilia bella competitiva quest'anno e magari potrebbe esserci un'altra tripletta per Noale. È caduto Martino! La Ducati ha fatto vedere di andare forte, però questa volta, a differenza dell'anno scorso, non ha Marquez al top della forma che gli può fare l'unplanned della passata stagione. Sono 100, Marquez c'è! Forse era meglio se non facevo previsioni. Parliamo del GP d'Ungheria, ragazzi. Tante cose da dire, ma ho riguardato un attimo i dati e ho visto che il 69% di voi che guarda i miei video non è iscritto al canale. Questo numero deve scendere sempre di più e basta solamente cliccare sul tastino iscriviti attivando la campanella delle notifiche, tanto è gratis, non costa nulla. Per voi sembra una cosa banale, ma a me fa la differenza per portare video come questi e altri contenuti clamorosi come quello del vlog del Mugello che uscirà a breve. E rimanete fino alla fine perché c'è una novità all'interno di questo format. Partiamo subito dicendo che questo sarà l'ultimo dopogara del GP d'Ungheria al momento, perché la notizia che è circolata nell'ultimo fine settimana è che dal prossimo anno non si correrà più al Balaton Park. Lo dico? Lo dico. Meglio così. Il Balaton Park è una pista nata male sin da subito, che non è mai piaciuta a nessuno. È un cazzo di parcheggio, cartodromo, chiamatelo come volete, dove il livello di pericolosità è molto alto e la sicurezza non è così ben garantita. Infatti poi questo circuito non doveva essere omologato da come è saltato fuori nel tempo. Non solo il fattore pista, ma anche quello degli spettatori, perché non c'è mai stato nessuno in sostanza a venire a vedere il GP. È un circuito che si trova vicino alla capitale Budapest, a poco più di un'ora di macchina, che sostiene anche la politica di Liberty Media nell'avere circuiti vicino alla città, però degli ungheresi non se l'è cagato nessuno questo evento. E oltre alla poca sicurezza della pista, allo scarso numero di spettatori, sembra che ci siano anche problemi economici ed organizzativi dietro il fallimento del Balaton Park e del fatto che non verrà riproposto anche il prossimo anno. Però non si sa se ci sarà un trasloco del GP d'Ungheria, cioè che l'anno prossimo rimane in calendario ma con un altro circuito, o se proprio non ci sarà nessuna gara ungherese. Ed è entrato ufficialmente nel regolamento la famosa regola anti-Marquez. Prima venivano solo rilasciate le note dalla direzione gara dopo quel fatto, adesso è proprio stato inserito nel regolamento della FIM che in tutte le sessioni, comprese le gare, l'unico ingresso e uscita consentito dalla corsia dei box è quello classico delimitato dalla linea bianca tratteggiata e non si può entrare in nessun altro modo. Per chiosare definitivamente su questo caso e ora siamo a posto, giustamente perché prima non c'era una regola scritta su questa situazione ed è stato messo nero su bianco in modo corretto, altrimenti si va in zone grigie come è successo con Marquez. E continuano ad arrivare novità sulle modifiche del regolamento, come avevo parlato una settimana fa della notizia che era circolata, in particolare sul modificare il tipo di partenza. Ne è uscita fuori un'altra dove nel tardo pomeriggio di sabato sera i piloti avrebbero dovuto provare una partenza a 2 stile Formula 1 per cercare appunto di migliorare la sicurezza e tenere i piloti più lontani per evitare casi stile Barcellona. Non l'hanno fatta alla fine, forse anche perché la notizia era saltata fuori e volevano smentire, ma in realtà dovevano farla. Questo è quanto ha fatto sapere Rosario Triolo nelle sue storie Instagram, lui che ha lanciato questa notizia. Ma mi viene da vomitare a sentire 2 piloti per casella come modifica per la partenza, ma ne parleremo in un video dedicato più approfondito perché è una cosa dove il test ce lo faranno veramente. Quindi possiamo andare con la Moto3 e iniziamo con una notizia abbastanza scioccante che è stata riportata il venerdì, ovvero della squalifica di Pidito Fernandez da 6 Gran Premi: Thailandia, Brasile, Austin, Jerez, Le Mans e Barcellona. In pratica tutte le gare tranne quella del Mugello. E per quale motivo? Perché nei 2 motori della sua Honda del Team Leopard, secondo le ispezioni fatte dalla FIM, sono state trovate delle irregolarità. Dopo il GP di Francia, Honda ha richiesto la normale rimozione dei sigilli dei motori arrivati a fine ciclo di utilizzo. I sigilli sono dei dispositivi di sicurezza applicati dalla FIM, in questo caso dalla Honda, sui motori omologati per garantire che nessuno li apra o li modifichi durante la stagione. Nel primo motore, identificato come 810 usato nelle prime 4 gare, i sigilli erano stati manomessi. Nell'altro motore, l'811, usato alle Mani e Barcellona, hanno visto dei segni di manomissione sui sigilli, ma non solo. In questo hanno riscontrato delle anomalie e delle evidenze che possono significare il fatto che i tecnici del Team Leopard abbiano fatto qualcosa al motore, cioè che lo abbiano aperto e modificato.
Quindi si è beccato le squalifiche da tutti i GP, appunto perché nelle prime 4 ha usato un motore e nelle altre 2 quell'altro. La FIM ha ritenuto violati gli articoli 2.6.3.3 sulla durabilità e gestione dei motori Moto3 e 3.3.2.2 relativo ad atti considerati contrari agli interessi dello sport. C'è un dettaglio importante da dire: la FIM non ha affermato che il motore fosse più potente o elaborato. La sanzione deriva dal fatto che i sigilli risultavano manomessi e che, secondo i commissari, i motori erano stati aperti senza autorizzazione. Il team Leopard ovviamente ha pubblicato un comunicato molto duro in cui ha negato di aver aperto o modificato illegalmente i motori e che le ispezioni non abbiano trovato componenti illegali o modifiche prestazionali. Ha subito fatto ricorso per la decisione, ma la FIM l'ha respinta immediatamente, confermando la decisione iniziale, perché il team Leopard, secondo loro, non è stato in grado di fornire una spiegazione convincente riguardo allo stato dei sigilli di sicurezza e alle conseguenti prove che dimostravano che all'interno del motore era stato fatto un intervento invasivo. Ma la squadra continuerà a difendere, come comunicato, la propria posizione e dimostrerà l'assenza di irregolarità. Leopard sottolinea che le verifiche tecniche fatte dopo Jerez e Le Mans non avevano rilevato alcuna anomalia. Il team manager Christian Lundberg ha detto che ci possono essere varie possibilità: l'incompetenza dei commissari, che possa essere stato fatto per ripicca dopo recenti tensioni con il direttore tecnico, questo non l'ha detto espressamente ma l'ha lasciato intendere, e che i sigilli erano perfettamente regolari al momento dei controlli. Perché molte volte hanno segnalato all'IRTA, l'associazione dei team, che i commissari avrebbero persino sostituito o riattaccato i sigilli danneggiati semplicemente con il dito. E ha aggiunto che se la FIM avesse voluto procedere correttamente, al Mugello avrebbe dovuto convocare il team, aprire i sigilli insieme e verificare congiuntamente eventuali irregolarità interne, ma non è stato permesso. Morale della favola: noi che siamo fuori e non dentro possiamo parlare solo a grandi linee e fare delle ipotesi, non fare dei giudizi al 100%. Perché cazzo, una stoccata così ad una delle squadre migliori della Moto3 come il team Leopard, che lavora egregiamente, uno non se lo aspetta. E francamente, se fosse vero il fatto che hanno aperto il motore, sarebbe sicuramente una delusione da una squadra così, che risulterebbe poco professionale, però questo un po' mi sa strano. Leopard ha sempre lavorato benissimo ed è una delle squadre migliori, come ho detto. E poi la squalifica a Petito Fernandez è giusta perché viene applicato il regolamento: se viene fatta un'irregolarità bisogna pagare. Poi è ovvio che il pilota non c'entra niente, perché lui, a meno di colpi di scena da film americano, non sapeva di questa cosa presunta fatta dalla squadra nel motore della sua moto, secondo quanto dicono i commissari. Qualunque casistica che sia successa che vada a favore dei commissari che hanno controllato, cioè che abbiano aperto il motore, che l'abbiano modificato, alterato le prestazioni o cambiato delle componenti, non cambia nulla, risulta sempre come un vantaggio illegale. I sigilli non possono essere toccati e devono essere integri, nel caso in cui sia successo veramente e confermato ancora che l'abbiano fatta apposta. Quindi è giusto penalizzare, anche se è effettivamente il pilota poi a rimetterci, quando probabilmente non era a conoscenza di questo fatto. E quando Sky ha intervistato Emanuele Martinelli per sapere la sua sulla notizia, oltre al fatto che ha risposto da signore dicendo che a loro non interessa e giudicherà chi deve giudicare, mi è venuto un flash sul fatto che la ruota gira e padre tempo opera sempre. Perché se ricordate, nel 2023, quando Masia ha vinto il titolo con Leopard, proprio il suo compagno di squadra Petito Fernandez aveva giocato molto sporco su Sasaki, che correva con Martinelli capotecnico, appunto, rallentandolo e ostacolandolo ad esempio in Qatar per aiutare Masia. E se è vera questa cosa del motore, si può dire che la ruota gira. Non a caso è capitato a Petito Fernandez poi. Prima della decisione, Adrian Fernandez era terzo nel campionato Moto3 e pienamente in lotta per il titolo. Con la squalifica ha perso circa 77 punti, precipitando fino alla 20ª posizione con soli 13 punti, quelli ottenuti nel GP del Mugello, che non è coinvolto nella sanzione. Con i 6 punti conquistati in Ungheria, motore permettendo, a questo punto si ritrova in 20ª posizione. Ma comunque campionato completamente andato, perché nella lotta al titolo c'era, anche se avrebbe vinto Kiles comunque a mani basse in caso. Perché appunto anche qui in Ungheria Kiles ha dato un'altra bella mazzata ai suoi avversari. Non ce n'è veramente per nessuno, ha uno strapotere incredibile tra le mani, come da pronostici. Ce la farà ad arrivare al record di 14 gare vinte da David Alonso e poi anche superarlo? Vediamo. Secondo me può eguagliarlo come minimo. Scrivete la vostra nei commenti. Ha fatto il possibile David Almans, che stava continuando il suo periodo di forma con un'altra pole dopo il Mugello. In gara ha dimostrato una gran velocità, ma quell'animale da gara di Kiles alza sempre di più l'asticella e prenderlo è veramente difficile. Guida sul velluto.
C'è stato un brutto incidente sul finale in cui nel gruppo insieme a Carpe e Salmela sono caduti Muñoz, Brian Uriarte e Perrone. C'era già qualche avvisaglia tra Carpe e Muñoz, qualcosa bolliva perché ci stavano punzecchiando durante la gara, anche per storie tese tra i due. Al primo sorpasso di Carpe su Muñoz alla curva 8, già da lì il pilota KTM aveva iniziato a chiudere le porte, soprattutto alla 10 dove poi nel curvare Carpe era appena largo e Muñoz in quel piccolo buco l'ha appena toccato all'interno. Poi la dinamica dell'intoppo è chiaramente un incidente di gara. Carpe stava iniziando ad andare verso il centro della pista per stringere un po' la traiettoria, in modo regolare senza zigzagare, ed è stato sfigato Muñoz perché anche lui, seguendolo dritto per dritto, ha toccato appena di striscio la ruota posteriore di Carpe ed è caduto. Purtroppo poi Uriarte ha centrato la moto di Muñoz e ancora di più brutto dopo che Muñoz si è ritrovato in mezzo alle altre due KTM ed è stato investito da Perrone, che poi è volato e poi è stato preso appena di lato da Salmela sul braccio. Dopo la bandiera rossa la gara è stata dichiarata omologata per i 2 terzi completati, ovviamente perché l'incidente è avvenuto all'ultimo giro e la classifica è basata sui 19 giri completati, quindi sull'ultimo passaggio dei piloti sul traguardo. Così facendo nella classifica rientra anche Brian Uriarte nonostante la caduta. E perché Perrone e Muñoz invece no, se sono passati sul traguardo il giro precedente della bandiera rossa? Perché entro 5 minuti dall'esposizione della rossa bisogna riportare la moto ai box. Muñoz per ovvi motivi dolorante a terra non poteva, mentre Perrone invece si era rialzato ma non ha fatto in tempo a portarcela. Purtroppo Muñoz ha subito una frattura al bacino e ha fatto subito l'intervento chirurgico. Dispiace veramente per il pilota Intact perché ha passato un calvario con il femore e quest'altra batosta non ci voleva proprio. Spettacolare Manu Gonzalez, Manu Gas ha messo un altro sigillo, ovviamente con un significato diverso a quando l'abbiamo citato prima. Cosa deve fare di più ancora? Vincere il mondiale, sì, ma in una bolla, è in palla, si vede che ha qualcosa in più degli altri e mi sembra di vederlo molto più tranquillo, sciallo, più consapevole rispetto all'anno scorso, come se non avesse della pressione addosso. Ed è una vittoria importante per Manu Gas perché dà un bello strappo al campionato, finendo davanti a tutti i suoi avversari che hanno finito indietro più del solito. David Alonso ha dato una mezza reazione, risposta ai weekend deludenti sottotono di questo inizio di stagione. Il venerdì sembrava che fosse un duello tra lui e Gonzalez, è riuscito ad entrare in Q2 ma la qualifica non è andata bene, facendo nono. Ancora una volta, se fosse partito più avanti sarebbe stato da podio, ma non da vittoria perché Manu ne aveva di più. Ci fosse stato un giro in più probabilmente avrebbe passato Egius. Gran pole di Guevara, ma non aveva fatto vedere tutto sto gran passo per la gara, infatti niente di che. Più sottotono Vietti invece, che ha una piccola battuta d'arresto dopo gli ultimi weekend veloci. Sta un po' risalendo anche Tony Arbolino, che almeno riesce a stare dentro la zona punti e a volte intorno alla top 10, ma ormai il tempo per Arbolino purtroppo è finito. È anche brutto dire buon risultato alla top 10 o stare nei punti dopo che aveva fatto vedere altre cose in passato. Trovo ridicola e scandalosa la penalità a Izan Guevara. La direzione gara l'ha penalizzato per un cambio di direzione non sicuro. All'inizio della segnalazione non capivo sinceramente cosa avessero penalizzato. Quando ho visto il replay volevo cavarmi gli occhi, ma che cazzo hanno combinato? In parole povere hanno penalizzato effettivamente il taglio di traiettoria che Guevara ha fatto alla partenza. Allora è innegabile che sia andato verso il centro, si vede chiaramente. Ma cazzo non è una cosa voluta, non l'ha fatta apposta. All'inizio sì, va subito verso il centro, ma è anche condizionato dal fatto che la sua moto si impenna e infatti appena si riabbassa lui cerca subito di rimettersi dritto non tagliando ulteriormente la pista. Per me è una penalità ridicola. Speriamo che non venga considerato come base precedente per futuri eventi, perché allora torniamo al discorso del penalizziamo tutto e non lasciamo correre i piloti. L'incidente fra Ortolà e Muñoz in gara è stato rivalutato a fine gara e la Race Direction ha dato un long lap penalty a Ortolà da scontare per la prossima gara a Brno. Quello che dico io è che è un incidente di gara, ma ci può stare anche la penalità perché Ortolà entra in uno spazio che c'è perché Muñoz è appena largo dopo che l'ha passato Vietti e non è un attacco sfrontato. Tuttavia comunque stende Muñoz e forse è stato un pelo troppo fiducioso nell'entrare, però Ortolà cade appena si toccano. Muñoz l'aveva appena intravisto, poi Ortolà è stato anche condizionato dal fatto che gli si è sbacchettato un po' la moto e l'ha persa un po' mentre entrava. Secondo me lo spazio c'era per entrare e non è un incidente dove uno ha centrato l'altro sbagliando la traiettoria perché Ortolà non era nemmeno largo, ci sono toccati e basta. Poi è andata bene a Dani Muñoz perché non è caduto subito ma è rimasto agganciato mentre andava con la moto di Ortolà in caduta che lo trascinava ed è volato mentre lui era ancora sopra la sua. Fortunatamente all'impatto non ci sono stati scontri con le moto. Quindi se avessero valutato come incidente di gara sarei stato più o meno d'accordo, così come dico allo stesso tempo che la penalità del long lap ci può stare, non è scandalosa a differenza di quello scempio con Guevara.
Per quanto riguarda il mercato Moto2, ha fatto sapere sempre Rosario Triolo che Ortolà è il pilota più richiesto dai team della Moto2. Vediamo cosa farà, anche perché il suo team lo vuole tenere cercando di sfruttare una clausola a loro favore, ma non si impunterebbero nel lasciarlo andare nel caso in cui lui lo chiedesse. Era ritornato in pista anche il Piqueras dopo l'infortunio al femore e alla caviglia del terribile incidente ad Austin, ma dopo il venerdì, in accordo anche con i medici, ha deciso di non continuare a correre. Non era quindi in forma per andare avanti e si continuerà a concentrare sul recupero. Infine il team Forward ha comunicato che di comune accordo Jorge Navarre e la squadra hanno deciso di separarsi con effetto immediato e hanno confermato Xabi Zurutusa come pilota titolare a partire da questo Gran Premio dell'Ungheria e per il proseguio ovviamente della stagione, lui che aveva già corso a Barcellona e Mugello in sostituzione di Navarro. Dopo aver visto una sprint noiosissima che mi veniva al latte alle ginocchia, aver sentito lo speaker dell'autodromo del circuito dell'Ungheria per 3 giorni perché ogni tanto durante la diretta si infiltrava nell'audio, andiamo di nuovo con la rubrica Sotto la lente, dopo aver avuto qualche sprazzo nelle classi minori per analizzare gli incidenti nella MotoGP. E prima della sigla fatemi sapere questa cosa nei commenti, un parere. Volete questa rubrica dell'analisi dei contatti di gara separati per ogni categoria come ho fatto finora, oppure di avere uno spazio dedicato separato dalle analisi o a inizio video, alla fine, dove prendiamo tutti i contatti di tutte le classi? Fatemelo sapere qui sotto. L'incidente della partenza ha ricordato molto quello di Motegi dello scorso anno, tra l'altro neanche a farla apposta è sempre stato Martin a creare questa fagiolata. Non ci sono discussioni ovviamente, errore palese di Martin, che appunto non è la prima volta che capita e da un campione del mondo con la sua esperienza non inizia ad essere accettabile. Una volta ok, la seconda un po' meno. Questi errori non andrebbero fatti. Poi se ha avuto un problema o qualcos'altro alzo le mani, ma non c'è stato, quindi un errore abbastanza grossolano, gli si è bloccato l'anteriore e non è più riuscito a fermare la moto. La dinamica è simile a quella di Motegi, come ho detto, ma un pelo diversa perché Martin in Giappone sbaglia completamente la staccata entrando male. Qui invece la staccata era normale, ma come in Giappone gli si è sbacchettata la moto e ha perso completamente il controllo, a causa probabilmente di una pista non molto pulita in quella parte, era abbastanza sporca e c'era poco grip da come hanno detto e l'avevano appena riasfaltata tra l'altro. E in entrambi i casi, oltre a generare una carambola, ha coinvolto il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi. In tutto questo Martinez si è beccato 2 long lap penalty per la gara successiva di Brno. La penalità di base è giusta, la sanzione era chiaro che arrivasse, ma iniziamo a considerare il fatto che Martinez sia stato recidivo, perché una può capitare, la seconda inizia già a storcere un po' il naso, non sarei stato sorpreso se avessero dato una penalità più severa. Dovesse ricapitare qualcosa dove Martin è presente e colpevole, dovranno dare penalità più severe. Martin era sotto a tutte le moto, Bezzecchi in mezzo a 2, Aldeguer ha preso una bella botta e Raul Fernandez ha dato una bella facciata e siamo ancora qui a dire fortunatamente nessuno si è fatto male. Abbiamo visto un altro incidente alla partenza, dove la distanza dalla prima curva non è molta, ma il problema qui invece è che i piloti arrivano ad imbuto, come a Barcellona, sono tutti lì racchiusi e questo è sempre stato uno dei problemi più importanti del circuito dell'Ungheria, che già dalla prima staccata presenta qualche problema di sicurezza. Non va assolutamente bene vedere l'ennesimo incidente alla partenza, perché stiamo viaggiando su un filo molto sottile tra Barcellona e qui in Ungheria. Siamo a un limite molto alto dove per l'ennesima volta il santo che protegge i motociclisti ci mette la sua mano. Bisogna fare subito qualcosa. Di Giannantonio ci è andato giù molto pesante dicendo che deve sempre pregare che non gli succeda nulla in curva 1 e secondo lui i supereroi sono quelli che vincono, non quelli che rischiano di ammazzarne 5. Quello che non mi è piaciuto è vedere ancora i detriti in pista quando i piloti passavano per iniziare il secondo giro. I piloti fortunatamente erano già andati via insieme alle moto e qui secondo me c'è stata poca tempestività da parte dei commissari. Chiaramente poi i risultati di alcuni piloti che potenzialmente potevano finire dietro ai top piloti che sono stati coinvolti sono un po' falsati, tranne quello di Marc Marquez e forse anche di Acosta che avrebbero fatto sempre primo Marc e secondo Acosta, però non è una questione assolutamente da far partire perché anche questo fa parte delle corse e sono cose che capitano. Bastianini è stato penalizzato con un long lap penalty per questo contatto con Mir mentre rientrava in traiettoria tra curva 1 e curva 2. Penso che sia giusta la decisione della direzione gara. Da un lato Bastianini la curva la deve fare ed è inevitabile che nel cambiare direzione possa entrare in contatto col pilota all'esterno, però non ha controllato se ci fosse qualcuno all'esterno e ha cambiato direzione senza preoccuparsi. Tra l'altro il contatto con Mir è stato anche abbastanza brusco mentre entrava in curva 2, penalità quindi giusta.
Un altro flop per la Yamaha, dopo un Mugello disastroso, qui in Ungheria c'erano altre premesse, ma niente in tutto, sono veramente in difficoltà e rispetto alla Honda sono indietro anni luce, perché se guardiamo i progressi fatti dalle due giapponesi, almeno la Honda ha tirato fuori qualcosa, la Yamaha viaggia in un limbo, sperando che per l'anno prossimo possa cambiare qualcosa con la nuova moto. E addirittura i due satelliti sono andati più forte degli ufficiali. Miller addirittura in Q2 fa una bella gara stando pure in top 5 ad inizio gara, poi ovviamente calato. Ma è stato un bel weekend anche per Toprak Razgatlioglu, il migliore della stagione in condizioni normali, quindi è un bel passo avanti. Già dal venerdì si dimostrava il migliore delle Yamaha ed era spesso veloce. Io penso che Toprak su una moto più competitiva entrerebbe spesso in top 10 in questa MotoGP, ma purtroppo guida un cancello. Quartararo mi sembra proprio sempre di più arrendevole, forse anche menefreghista, nel senso che non vede l'ora di finire la stagione e andarsene, corre solo per arrivare al traguardo senza rischiare di farsi male per preparare l'anno prossimo con la Honda. Fino a un certo momento le dichiarazioni dure che ha sempre fatto contro Yamaha ci potevano stare, da qualche mese a questa parte forse è stato un po' troppo esagerato nei commenti, anche perché così ripetitivamente non fa bene all'azienda. Ancora un bravo lo dico a Diogo Moreira, nelle ultime 3 gare è cresciuto molto, è un bel pilota che ha un bel talento, non sicuramente straripante come Acosta per esempio, però è un pilota molto veloce che il gas ce lo dà alla grande. Adesso si è messo pure davanti alle onde ufficiali e spero che mantenga questo trend, perché come ho detto il gas ce lo dà, merita molto a parer mio, come la sella della squadra ufficiale il prossimo anno. Ne ho già parlato nel pre-gara di questa rivalità con David Alonso per il team ufficiale, ma anche se non dovesse fare queste prestazioni super buone, Moreira meriterebbe la squadra ufficiale perché è veloce, chiaramente poi se inizia a floppare sempre, arrivare ultimo no, però non andrà così, perché già da inizio stagione ha fatto vedere un buon livello di velocità, quindi io punto molto su di lui, mi piace. Bravo Luca Marini a sua volta, una buona top 5 che col solito Gura che viene su poi nella seconda parte di gara non può nulla e ne aveva di meno. Ha risollevato il weekend con la gara perché fino a prima era un GP da ancora fuori dalla top 10 con Moreira che stava dando ancora la paga. Ma come al solito il più costante della Honda, soprattutto del team ufficiale. Io vorrei conoscere lo sponsor o comunque chi paga i danni che Joan fa ad ogni gara. Cazzo, ma è sempre per terra. Io non ho mai visto un pilota cadere così tanto frequentemente. Cioè mi viene da dire adesso che la gara può venire omologata quando Mir cade. Ovviamente scherzo, però cazzo, io non so quanto possa farci affidamento il team Gresini il prossimo anno. Spero che cambi registro perché ha più cadute che gare finite da un bel po' di tempo. La Honda, forse complice anche le meno concessioni della fascia C, non ha ancora fatto quello steppettino che ci si aspettava dopo la scorsa stagione. È rimasto un po' ferma e non ha fatto tutti sti gran miglioramenti come moto, e forse adesso serve anche il pilota forte che alzi il livello, come lo può essere il Moreira di queste ultime gare o il Quartararo del prossimo anno. Pedro Acosta che fenomeno, mamma mia quanto mi fa godere, io sono veramente uno dei suoi tifosi numero uno, non solo come pilota in pista perché è un fenomeno e fa veramente cose belle, ma anche come persona perché rispecchia il carattere ruspante, genuino e alla buona, da bar del motociclismo. Poi ovviamente quando si alzerà l'asticella della competitività con la moto, quando cambieranno aspettative e pressione in cui potrà vincere il titolo dal prossimo anno con la Ducati, inizieremo a fare i conti, perché tutti diciamo che merita una moto competitiva. Quando ce l'avrà inizieremo a capire un'altra fase della carriera di Acosta, dove finalmente avrà una moto da mondiale, molto probabilmente, e toccherà a lui dimostrare cose che sta già facendo capire adesso che può dimostrare, e anche lui secondo me non vede l'ora di fare quel salto. La prima fase della sua carriera in MotoGP è questa, contraddistinta dal fatto che lui sia un fenomeno e che grazie solamente a lui la KTM può fare seconda, il che si collega al fatto che lui è un pilota clamoroso e che è sempre stato pulito con gli altri piloti, non è mai andato oltre il limite e quelle volte in cui è stato coinvolto dei casi solamente per se stesso perché è caduto da solo. Penso che le sensazioni siano quelle giuste, poi se incapperà in qualche difficoltà ci potrà stare, ma il futuro è lui e sarà un pluricampione, lui merita veramente. Lui ha il fuoco dentro, ha la cattiveria agonistica giusta, non guarda in faccia nessuno ed è proprio questo che contraddistingue i vincenti e lui sarà uno di quelli, ne sono certo. Spero di non gufarla, ma le mie sensazioni sono queste. Queste non vittorie a un pelo che sta subendo, che è sempre lì, che però non riesce ad arrivarci, fanno parte di un processo, di un percorso che avrà una ricompensa ancora più grossa alla fine. Gran tempone la practice, prove di 2027 con Marquez, bellissimo vedere questo duello generazionale che purtroppo immaginavo che durasse solo un giro e penso che Marquez magari voleva farlo un po' sfogare e far divertire anche il pubblico perché aveva chiaramente un passo più veloce, e poi con la soft al posteriore in confronto alla media che aveva Marquez il calo di Acosta era abbastanza scontato dopo che era appena andato via.
fa quello che può ed è evidente che può vincere la sua prima gara solo a determinate condizioni, magari un flag to flag o che appunto non ci sia Marquez per esempio o che non ci siano le due Aprilia, perché il suo massimo è secondo o terzo nelle piste dove la KTM può andare forte. Se fa quarto o quinto è perché la KTM in quei circuiti con Acosta raggiunge quel massimo ovviamente, perché il livello della moto è un altro e lo si vede dagli altri piloti. Sembrava quel weekend tipo Barcellona dove era in una bolla e dicevamo forse stavolta ci siamo, e invece no, c'è sempre chi è più veloce e arriva fino a quel punto con la moto. Tutto sommato Enea Bastianini non ha fatto così male, purtroppo il long lap penalty gli ha condizionato la gara, però ha chiuso comunque nono, appunto per dire che senza quello sarebbe finito più in alto secondo me. Nella sprint ha fatto ottavo e anche qui come al solito la qualifica la paga sempre perché è una pista su cui lui è andato veloce anche lo scorso anno, un po' un peccato perché poteva fare meglio. Viñales invece completamente desaparecido, io non so come stia con la spalla, però lui come Morbidelli è finito, cioè se Viñales rimane in KTM l'anno prossimo è perché è un azionista dell'azienda, perché né lui né Binder meriterebbero di restare nell'organigramma austriaco, né ufficiale né Tech 3, però ci sono altri fattori che incidono nel motorsport e non sono solo velocità e meritocrazia. Per giunta dovrebbe essere addirittura terminata del tutto la sua collaborazione con Jorge Lorenzo, una bella figura di merda si può dire, va bene, poteva essere un rapporto solo di preparazione invernale alla stagione, però come avevo ipotizzato, troppe chiacchiere, troppa roba fatta vedere sui social e su YouTube della preparazione, troppo appariscenti quando i risultati poi non sono arrivati e oltretutto hanno litigato e hanno interrotto la loro collaborazione, per questo dico che è un po' una figura di merda. Potrei aprire una rubrica sul bravo, perché un altro bravo lo dico a Iker Lecuona questo weekend. Io ho sempre pensato, come molti, che Lecuona sia stato bruciato e fatto fuori troppo presto dalla MotoGP, perché ha sempre dimostrato un bel talento e una velocità da buon pilota, come Moreira, forse il livello è circa quello, non da fenomeno ma da pilota veloce. Poi per una serie di cose è stato un po' un peccato vederlo subito fuori dalla MotoGP, perché questo weekend mi ha fatto ridire ancora, ogni volta che vedo Lecuona, che in MotoGP ci starebbe bene e meriterebbe una chance, magari in futuro, come sta accadendo adesso a Bullega, qualcosa si sblocca. Settima posizione a fine gara, dalla Superbike, non guidando una MotoGP da 3 anni, certamente aveva più freschezza della pista dato che ci aveva già corso qualche settimana fa, dove tra l'altro un anno fa qui si era rotto il braccio, ma non c'entra niente perché dalla Superbike alla MotoGP ci sono 2-3 abissi di differenza. Prendeva comunque 2 secondi al giro da Marquez, che lui fino alla fine ha fatto dei temponi, e secondo me non è male. A sua volta ha dato 10 secondi e 3 a Morbidelli, finito 14esimo, sempre più un pilota irriconoscibile, e oltre a quello Lecuona stava davanti anche a molti altri piloti. Digia purtroppo prende uno zero pesante per il suo campionato perché stava facendo il suo solito weekend costante e in gara era partito meglio rispetto alla sprint, quindi poteva recuperare e far meglio rispetto alla gara breve, opaca e condizionata da un brutto start. Quindi lui, così come gli altri che sono caduti nella carambola, hanno un bel punto interrogativo su come avrebbero potuto fare. Ha comunque rimontato in gara fino alla 12ª posizione lì, il buon Digia. A me è piaciuto Fermín Aldeguer questo fine settimana, sta crescendo nelle ultime gare e inizia a far vedere un livello interessante che purtroppo sappiamo che sarebbe arrivato più tardi per l'infortunio al femore. E proprio su questo guida ancora da acciaccato ed è veloce. E poi una cosa che sta passando in sordina, è veloce, ha un buon passo da mezzo infortunato sulla tanto discussa Ducati GP25, quella che manda un po' più in crisi i piloti rispetto al razzo della GP24. Io inizio a pensare che un Aldeguer al top della forma sarebbe uno che può dare fastidio e star davanti ai piloti che guidano la GP26, tranne Marc Marquez, ed è stato un peccato non averlo visto al 100% dall'inizio della stagione e penso che da questa metà in poi potremo vedere un Aldeguer veloce con la GP25, monitoriamolo. Pecco Bagnaia ha avuto quelle difficoltà che mi aspettavo, ma allo stesso tempo un miglioramento delle prestazioni rispetto all'anno scorso, perché il livello in confronto alla passata stagione con la moto qui era più alto. Ha stonato un po' l'essere rimasto fuori dalla Q2 subito nella practice, perché con la velocità che aveva non era da Q1, infatti l'ha passata in scioltezza come pensavo. Per il resto, nonostante le difficoltà, è un buon podio. Forse quello che stona di più invece è l'aver preso 11 secondi da Marc Marquez con la stessa moto. Certo, viaggiavano su 2 binari diversi Marquez e Bagnaia, uno era competitivo per vincere, l'altro no. Nella sprint ha sempre fatto molta fatica, però è un podio importante in gara, ottenuto in una pista non facile per lui. Poi ovviamente torniamo al solito discorso che se fossero stati quelli che sono caduti all'inizio, difficilmente sarebbe stato della partita per il podio.
E una cosa che nessuno prima sapeva ma che è venuta fuori da questo weekend, come ha fatto sapere GP1, è che Pecco Bagnaia non si allena da quasi 3 settimane alla stessa maniera di prima, perché ha ancora qualche problema al piede dopo l'incidente di Barcellona. Questo Gran Premio l'Aprilia era più in difficoltà e meno veloce rispetto alla Ducati, soffriva molto il terzo settore e non è venuta fuori nella qualifica e nelle gare come ha fatto al Mugello, dato che il venerdì era partita più o meno alla stessa maniera della scorsa settimana. Qui invece la Ducati ha riconfermato ancora che con la maggior parte delle moto sue era lì davanti, insieme ad Acosta e ogni tanto qualche Honda. Però era comunque una Aprilia da podio, con Bezzecchi sicuramente, mentre Raul Fernandez e Martin avevano il potenziale per farlo. Tuttavia in generale una Aprilia più sottotono, ma nella gara lunga non sapremo mai come sarebbe potuta andare, se 2 Aprilia finivano sul podio o solo una. Raul ragazzi sta dando il tutto per rimanere, vediamo cosa deciderà l'Aprilia perché il duello è con Manu Gonzalez con il quale i colloqui ci sono. Io ho sempre un occhio di riguardo verso un pilota che dimostra di essere veloce perché rischia di rimanere a piedi e deve dimostrare, come è successo con Di Giannantonio nel 2023 che di punto in bianco quando era praticamente senza contratto è diventato veloce e ha vinto una gara, perché prima poi non ha fatto niente. Quindi in caso Raul dovesse essere confermato dovrà essere veloce come ha fatto in queste ultime 2 gare, perché allora vai forte solo per salvarti. Poi ovviamente meriterebbe di più lui di stare in MotoGP, tipo un ipotetico Senna Egius che va in Tech 3 o Vignales che viene riconfermato lì o Olgado che va in Gresini. Di Giannantonio per esempio si è meritato quello che ha avuto adesso, ad esempio un trattamento ufficiale e anche adesso la possibilità di correre per un team ufficiale come la KTM, perché dopo poi la firma del contratto con VR46 è rimasto costante e ha dimostrato. In caso succedesse la stessa cosa a Fernandez dovrà fare più o meno la stessa cosa. Bezzecchi nel complesso è stato quello che ha tenuto in piedi l'Aprilia perché era più veloce, ha fatto anche delle sbavature in qualifica nel time attack che non gli hanno permesso di fare un giro buono, se no era da prima fila. E si è difeso molto bene da Aldeguer che provava ad infilarsi da ogni parte nella sprint, ma in questa pista sorpassare è difficilissimo perché o induci l'avversario all'errore o lo sorpassi quando sei sicuro al 110%. Poi c'erano Raul e Martin, mentre Ogura è stato più lento sul giro secco ma nella seconda parte di gara viene più fuori. Bez non aveva il passo per vincere, ma per il podio sì, mentre Martin ha preso di più la paga da Bezzecchi questo weekend. Oltre al clamoroso errore della partenza, è stato poco incisivo e non era il solito Martin. Ma quindi, questo mondiale è stato riaperto? La mia risposta è che è aperto, non è che è stato riaperto da questa boiata successa alla partenza, e lo rende più aperto rispetto a prima, perché Marquez prima si prende 12 punti nella sprint, ma ne prende 25 contro gli 0 degli altri. Io nel pre-gara non mi ero sbilanciato su Marquez perché non conoscevo ancora bene il suo stato fisico nonostante l'esame superato a pieni di voti del Mugello. E già dalla fine del venerdì io avevo capito subito una cosa, che si era nascosto. Il settimo tempo della practice era proprio simbolo di uno che non voleva scoperchiare le sue carte e farsi vedere. Dopo che Acosta aveva fatto quel gran tempo che gli stava valendo la pole, non credevo che Marquez riuscisse ad abbassarlo perché era già di per sé un gran tempo, però l'ha tirato giù ed è stato l'unico ad avvicinarsi a quel tempo e poi addirittura l'ha abbassato, mentre in prospettiva per le gare la sua superiorità mi era parsa evidente e non c'era partita. E possiamo trarre varie considerazioni. La prima, come ha detto anche lui, è che il tipo di pista l'ha aiutato, perché era una pista meno dispendiosa a livello di energia rispetto al Mugello, però era comunque un tracciato stop and go, con molte frenate e pieno di cambi di direzione che fisicamente non sono facili da affrontare, soprattutto per le condizioni della sua spalla e del suo braccio, quindi ha fatto molto bene. Poi era una pista che girava a sinistra dove sappiamo che Marquez è sempre stato forte, ma anche a destra va comunque forte, un po' meno bene ma va comunque forte anche lì. Al Sachsenring ad esempio sappiamo già che è il favorito numero 1 come sempre, ma anche nelle piste che girano a destra è forte, in quella a sinistra sicuramente non lo batte nessuno, ma è completo. La seconda considerazione è che qui il pilota ha fatto la differenza e non la moto, perché se non c'era Marquez, come l'anno scorso, la Ducati ufficiale qui non avrebbe vinto e avremmo visto la vittoria di un satellite di Acosta o di una Aprilia. 100 vittorie per Marquez e 100 per il team ufficiale della Ducati. E torniamo sempre al discorso del fatto che Marquez nasconde i problemi della Ducati. Questa vittoria è più sua che della moto e il vero livello di Borgo Panigale è quello che dimostrano gli altri piloti, chi più chi meno. La terza considerazione va sul mondiale, perché la controprova sulle sue condizioni fisiche l'avremo nelle prossime piste, che non sono delle specie di cartodromi come Ungheria o Sachsenring, ma piste come Brno e Assen più simili al Mugello, dove ci vuole molta energia.
Io penso che Marquez, con anche la settimana di riposo a disposizione, arriverà in forma, sarà veloce e migliorerà sempre di più col passare delle gare, e come ha detto anche lui non vuole più fare dei comeback dal letti di ospedale alla vittoria, perché è bella la storia, la favola, ma non andrebbe sicuramente bene perché ci sarebbe in mezzo un altro infortunio. Sicuramente vediamo delle lotte un po' squilibrate, perché a noi piacerebbe vedere i piloti rivali che lottano con un Marquez al 100%. Adesso c'è un po' di mismatch perché Marquez è in difficoltà col fisico e sta recuperando e riesce comunque a vincere. Poi, come ho sempre detto, il 100% a cui arriverà Marquez non sarà il vero 100% di un pilota a posto, sarà un suo 100% particolare. E quindi Marc Marquez può ancora vincere questo mondiale? Io dico di sì, ma dobbiamo ragionare lucidamente. Adesso tutti sono un po' offuscati dal fatto che il mondiale è riaperto solo perché Marquez ha vinto e le 2 Aprilia sono uscite di scena, ma non è che sarà sempre così. Cioè, come abbiamo detto varie volte, per far sì che Marquez vinca questo mondiale, oltre a fare una grande rimonta, deve assistere ad un suicidio delle 2 Aprilia ufficiali di Bezzecchi e Martin. Minimo nei primi 3 a fine campionato Marquez ci arriva, e io penso che lotterà per vincere il mondiale, perché penso che tornerà e lo può anche vincere. Ma oltre al suicidio delle 2 Aprilia, nonostante il mondiale sia ancora lungo, dovrebbe fare filotto di vittorie come lo scorso anno, cioè sempre primo tutte le volte, e questa stagione ci sono diverse cose in più, diverse, che portano più difficoltà rispetto alla passata stagione. Qualche lacuna in più fisicamente e con la moto, che però quelle tecniche sappiamo che le può sorvolare bene, e poi un'altra cosa che l'anno scorso non c'era, un avversario degno per lottare per il titolo. Quest'anno c'è e si chiama Aprilia, con ben 2 piloti, Bezzecchi e Martin. Dunque ci potranno essere delle lotte per vincere e non farà dei filotti come l'anno scorso. Però se inizia a rosicchiare 5 punti là, 5 di là e così via, per me rientra nella lotta al titolo, ve l'ho detto. Nei primi 3 ci entra sicuro e può anche rientrare per vincere. Perché così come lui non farà dei filotti probabilmente, anche Bezzecchi e Martin a volte, come qui in Ungheria, non saranno della partita. Come Marquez a volte sarà più veloce delle Aprilia e a loro volta Bez e Jorge saranno più veloci di lui, ed è lì che diventa più difficile recuperare dei punti, quando per più gare Marquez si ritrova dietro di loro. Solo che qui parliamo di un Marquez contro una casa in pratica, perché i 2 avversari oltre agli altri sono quelli della casa rivale, dell'Aprilia. Se vince fa un miracolo, che entrerebbe di diritto nell'ennesima rimonta e comeback più incredibile della storia dello sport, che da un fenomeno e campionissimo come Marquez è fattibile, perché questi campioni non si arrendono mai. O vince perché c'è un suicidio delle 2 Aprilia ufficiali. Se devo scegliere tra le due cose, vedo più fattibile la rimonta di Marquez, vedo più difficile la cosa delle 2 Aprilia che si eliminano a vicenda. Può capitare una volta o due, ma non sempre. Vediamo che domande sono saltate fuori dallo spazio social di Instagram. Ricordatevi di seguirmi soprattutto lì per vedere contenuti che qui non pubblico. Miki De Novellis 45. Secondo te Acosta vincerà la sua prima gara lunga in MotoGP? Io penso di sì, quest'anno arriverà, ma ci dovranno essere delle condizioni più particolari, come ho detto poco fa. Joe Spigo, ma Pedro a parità di moto contro un Marquez così, chi la spuntava oggi? È difficilissimo dirlo. Da una parte l'esperienza contro il Novellino, che poi il Novellino non è neanche tanto perché anche Acosta inizia a fare esperienza. Io dico anche Acosta, perché a parità di moto avrebbe le carte in regola e poi avrebbe anche più fame di voler vincere, ma poi Marquez è sempre Marquez. Valentino Giansanti, Marc batterà il record di vittorie di Rossi? Secondo me entro la fine del 2027 può eguagliarlo e forse anche superarlo di poco. Simone Tesei, il buon rapporto tra Martin e Bezze peggiorerà dopo questo episodio? No, non penso, però la gestione del gruppo da parte di Aprilia sarà molto importante. Nuova grafica per le pagelle, secondo me è più figa. E andiamo pilota per pilota lo stesso. Yamaha Pramac con un 7,5 a Miller e un 7 a Toprak. Nella squadra ufficiale 5 a Quartararo e 5,5 ad Alex Rins. In onda LCR 6 a Crutchlow e 8 a Diogo Moreira. In ufficiale 7,5 a Marini e 5 a Joan Mir. KTM Tech 3 con un 4,5 a Vignales e un 6,5 a Bastianini, nonostante la penalità comunque buona rimonta. Nel Team Factory KTM 5 a Binder e 9,5 a Pedro Acosta. Gresini con un bel 7,5 a Iker Lecuona e un 8 ad Aldeguer per quanto ha fatto vedere fino al sabato. Team VR46 di già 7 per la qualifica perché nella sprint purtroppo ha floppato e in gara non sapremo mai, ma era veloce per fare il podio, mentre per Morbidelli è un 4.
Tra Chaos Racing do un 7 a Raul Fernandez, anche per lui fino al sabato, e un 6,5 ad Ogura. In aprile ufficiali invece 4 a Jorge Martin e 7,5 a Marco Bezzecchi. Ducati ufficiale, unplan come l'anno scorso per Marc Marquez, a cui do 10, mentre 8,5 a Bagnaia, che alla fine, tra tutto, il risultato è un podio nonostante un passo non da top 3. Indovinate un po' cosa mi sono scordato, dato che mi state sentendo dalla post-produzione? Sì, la novità che vi avevo detto in precedenza, che ci sarebbe stata da questo dopogara in poi. Qual è la novità? Che andiamo a dare un voto anche al Gran Premio in sé in generale. Quindi considereremo il livello di spettacolo che c'è stato, ma anche gli altri fattori che incidono sul Gran Premio, come ad esempio se andiamo a parlare del Brasile per quanto riguarda l'asfalto schifoso, la presenza del pubblico, se il Gran Premio ha dato successo oppure no, e tanti altri fattori che ci fanno dire in poche parole: questo Gran Premio ci è piaciuto o no? A me questo Gran Premio, così come l'anno scorso, non è piaciuto per tutto un insieme di fattori che stavo riassumendo prima. C'è la scarsa presenza del pubblico, un Gran Premio che ha floppato sia l'anno scorso che quest'anno, circuito ovviamente che sembra un cartodromo, un parcheggio con poca sicurezza, e poi anche a livello di spettacolo non abbiamo visto molto, la sprint è stata noiosissima, mentre in gara qualche lotta l'abbiamo vista, soprattutto nelle posizioni dietro il podio, abbiamo visto qualcosa fra Marquez e Acosta, ma solamente per un giro, niente in tutto, quindi è stato un Gran Premio noioso se andiamo a racchiudere tutti i punti, e anche pericoloso, perché andiamo anche a parlare di quello che è successo alla partenza. Per me il voto al GP d'Ungheria di questa stagione è un 5, fatemi sapere il vostro nei commenti. Tenetevi ben forte ragazzi, perché anche se c'è una settimana di pausa i contenuti non mancheranno, arriveranno altri video notizie e soprattutto il super vlog dei 3 giorni passati al Mugello, presto arriverà. Dunque iscrivetevi e attivate le notifiche, così ci vediamo presto per un nuovo video.